Volete creare le vostre campagne narrative nell'universo di Warhammer 40.000? Il mazzo Dominatus ci promette, a detta di Warhammer, di creare le nostre campagne narrative personalizzate a tema Warhammer 40.000 ambientate sul pianeta di Armageddon. Sarà vero? Lo vediamo a fine video, ma intanto vi spiego brevemente come funziona. So che sembrerà piuttosto complicato, però cercherò di essere il più chiaro possibile seguendo le linee guida e le istruzioni principali di quello che è il mazzo Dominatus per farvi capire esattamente il procedimento. Ringraziamo ovviamente XX Miglia che ci ha permesso di fare questo video dandoci la scatola di Armageddon e ricordate di utilizzare il codice sconto Passione20 per avere uno sconto dedicato sul loro sito internet ma anche al loro negozio fisico. Il mazzo di carte Dominatus è pieno di carte. La campagna base è suddivisa in 3 fasi, la prima, la seconda e la terza, e le carte all'interno del mazzo sono anch'esse suddivise in prima, seconda e terza fase, con un crescendo di potenza e di bonus da dare e difficoltà per ogni fase, mano a mano che si arriva alla fine della campagna. All'interno di ogni fase si possono avere un numero variabile di scontri. Conclusi gli scontri della fase, si passa alla fase successiva. I giocatori si dividono in 2 fazioni principali, liberatori e oppressori. E c'è anche una terza fazione opzionale dei predoni. Oltre ad avere una differenziazione di carte divisa per fasi, abbiamo anche una differenziazione per fazione, soprattutto quando andiamo a vedere gli onori di battaglia e le ricompense militari. Quindi ogni fazione avrà il proprio livellamento e le proprie ricompense, ma le vediamo tra poco. I giocatori scelgono il luogo per cui combatteranno in questa fase. Allora, quelle che potete vedere qui sono tutte le carte del mazzo Dominatus suddivise per tipologia. Ognuna di esse è suddivisa in fasi, come potete vedere dalle numerazioni, e servono per portare a termine la campagna Dominatus. Quando decidete di iniziare una campagna in Dominatus, e una volta stabilite quante fasi avrete e quante partite porterete a termine per ogni fase, dovrete procedere con 4 punti fondamentali per ogni fase per portare a termine quella che è la campagna Dominatus. I giocatori scelgono il luogo per cui combatteranno. Qui possiamo vedere i vari territori, luoghi che possiamo conquistare, divisi per fasi, con una piccola narrativa di quello che è il luogo, le abilità che si ottengono nella conquista e le abilità che sono presenti durante le partite, e tutti questi sono divisi nelle 3 fasi. Quindi questi sono i luoghi che si possono conquistare nella prima fase, i luoghi della seconda e i luoghi della terza. Per scegliere il luogo su cui si combatte si tira semplicemente un dado, come indicato qui, da 1 a 2 fino a 3, 4 e 5, 6. Questi luoghi sono tratti appunto, come dicevo, dall'Operation Imperator di Warhammer 40.000 Armageddon. Di conseguenza seguono tutti i luoghi presenti sul pianeta di Armageddon, sono quindi luoghi reali per cui si combatte realmente. Ognuno di questi luoghi ha dei benefici e delle regole speciali che si applicano come se fossero appunto un campo di battaglia, perché è lì che i vostri eserciti combatteranno. Una volta scelto il luogo ci sarà una carta briefing. Questa carta briefing rappresenta quello che è l'obiettivo della vostra fazione, quindi che voi siete liberatori, oppressori o predoni, e di conseguenza avrete diversi briefing, diversi obiettivi da portare a termine per ottenere più punti delle squadre avversarie. Qui abbiamo le carte briefing. Le carte briefing sono le carte, vediamo qua, anch'esse divise per fasi e divise anche per le 3 tipologie di fazioni presenti e che i vari giocatori possono interpretare. Come per le attuali edizioni di Warhammer 40.000, anche se non l'abbiamo ancora vista, quando vai a scegliere che tipologia di armata vuoi giocare tra queste e la disposizione dell'avversario, vai a ottenere quello che è la tua missione, quindi il tuo scopo, che vedremo a breve. Dietro questa carta abbiamo i punti narrazione. Quanti punti hai ottenuto ogni volta che porti avanti una missione partita dopo partita. Se alla fine della fase avrai ottenuto 0 punti, ci sarà questa narrativa, con 1 punto avrai questa narrativa, con 2 avrai questa. Quindi otterrai narrativamente dei risultati diversi a seconda del tuo briefing e della tua fazione, se sei predone, liberatore o oppressore.
Come ultima cosa, i giocatori dividono le carte scopo a seconda della loro fazione, le prendono e le tengono sotto mano. Gli scopi non sono altro che gli obiettivi della missione in corso e che andranno a personalizzare ogni partita che farete. Diviso sempre per fasi, abbiamo questi 3 mazzetti che rappresentano gli scopi. Gli scopi, come attualmente in Warhammer 40.000, sono semplicemente le missioni da portare a termine per ottenere punti e vincere la partita corrente. Quindi semplice, semplice. Quello che dovete fare per vincere la partita contro il vostro avversario, non la campagna intera. E volta per volta cambia. Ovviamente sono diversi a seconda della fazione e a seconda della fase in corso. Qui ci sono le missioni da portare a termine per ottenere i determinati obiettivi e dietro abbiamo quello che vi fa ottenere lo scopo conseguito, quindi le carte che vi permettono di ottenere potenziamenti a fine partita e vincere la fase di campagna in corso e otterrà punti narrazione per andare avanti con la propria trama. Una volta che avete preso queste carte fondamentali per portare avanti la campagna, dovrete semplicemente giocare. Avrete un briefing, quindi sapete cosa dovete fare, sapete dove arriverà la vostra fazione seguendo una storia, una storyline. Avrete degli scopi, quindi saprete cosa dovete fare durante la vostra partita e avrete un luogo da conquistare. Una volta che questi 3 punti sono messi insieme, si gioca. Tutti i giocatori si affrontano almeno una volta all'interno di quello che è questa campagna per andare a completare quello che è la fase in corso. Ovviamente una o più volte, a seconda di quello che avete concordato. La cosa più interessante è che voi, avendo tutte queste 3 tipologie di carte, ognuna influenza la partita in corso, perché sì, il luogo narrativamente influenza il campo di battaglia. Allo stesso modo il briefing, se non influenza comunque la partita, influenza gli scopi che andrete a giocare durante la missione stessa, quindi gli obiettivi primari. C'è anche la possibilità di non utilizzare gli scopi narrativi, ma utilizzare gli obiettivi del capitulum approbavit, da cui, tra virgolette, dovete anche andare a prendere le missioni a livello di schieramento e di conseguenza il capitolo Dominatus non è indipendente dal capitolo Approbavit e questo forse è l'unica pecca negativa. Alla fine della partita avrete un vincitore ed è qui che iniziamo a capire come gioca e come gira il mazzo Dominatus e come ottenere livellamento e crescita per ognuna delle proprie truppe. Le carte narrative scopo, che non sono altro che le missioni, vi danno la possibilità di ottenere degli scopi conseguiti. Gli scopi conseguiti sono premi per quelle persone che hanno deciso di portare avanti gli scopi delle campagne narrative. Questi 4 mazzi invece rappresentano null'altro che quello che sono i nostri premi di fine partita. Abbiamo lo scopo conseguito, che si ottiene alla fine di ogni missione, anch'esso diviso per tipologia, questa volta di fazione semplicemente. Lo scopo conseguito vi permette di ottenere qualcosa di diverso, come qui per esempio lo scopo conseguito degli oppressori vi permette di ottenere una reliquia se alla fine della fase di campagna avete una carta scopo conseguito nella fase 1 e nella fase 2. Di conseguenza vi dà la possibilità di pescare delle carte reliquie che poi andrete ad assegnare alle vostre unità. Ovviamente qui abbiamo le carte reliquia, anch'esse da poter dare a alcuni modelli o più, sempre divisi per fazioni, quindi reliquie dei liberatori, degli oppressori e dei predoni, e ogni scopo conseguito vi dà la possibilità di ottenere dei potenziamenti, che siano delle reliquie, degli oggetti, degli addestramenti particolari da utilizzare per le vostre unità, ma che comunque vi danno la possibilità di potenziarvi anche se non hanno nessun beneficio nella vittoria e nel conseguimento della vittoria della fase. Inoltre gli onori militari, come le abilità militari e le reliquie, possono essere assegnati all'inizio di ogni partita, quindi non c'è la necessità di assegnarle una volta e tenerle sempre legate a un'unità particolare, ma possono essere riassegnate ogni volta che iniziate una nuova partita. Inoltre il vincitore ottiene una carta onore militare e anche quella carta è un bonus da poter assegnare alle vostre unità. È casuale, di conseguenza sono abilità che funzionano su tutto il vostro esercito, che possono essere assegnate all'inizio della vostra partita a chiunque. Non siete obbligati ad assegnare una carta e lasciargliela per tutta la campagna a una vostra unità per potenziarla, ma potete ogni volta sostituire la carta presente sull'unità e darla ad un'altra, in modo da cambiare volta per volta la strategia che state cercando di portare a termine.
Invece qui abbiamo gli onori militari, l'ultimo mazzetto, sempre diviso per fasi, non per fazioni, e gli onori militari sono, come per le reliquie, delle abilità che possono essere date ai tuoi personaggi o alle tue unità. Gli onori militari, a differenza delle abilità militari, possono contare per la risoluzione finale della campagna e delle fasi, per capire chi ha vinto la fase in corso. Mentre chi avrà perso la partita non otterrà un onore militare, ma otterrà un'abilità militare. Quindi un'abilità sempre militare, diversamente un po' più debole, ma che comunque vi dà la possibilità di accrescere le vostre unità turno dopo turno di campagna. E la reliquia è solo una delle cose, perché le abilità militari sono carte che vi danno la possibilità di ottenere degli effetti un po' più deboli e che ottenete alla fine di ogni partita se non avete vinto la missione, se non siete i vincitori della partita. Se avete finito tutte le partite della vostra fazione per la fase di campagna in corso, andrete a contare quindi quelle che sono tutte le carte scopo conseguito e tutte le carte onore militare. Una volta stabilite quale fazione ha ottenuto più carte di quel tipo, quella fazione sarà vincitrice della fase in corso e di conseguenza avrà conquistato il luogo che avevate scelto all'inizio della fase, ottenendo abilità specifiche e potenziamenti dedicati esclusivamente a quel punto dell'ambientazione che stavate conquistando. Questo è tutto il contenuto di Dominatus e io lo trovo perfetto, bello, conciso, un po' macchinoso forse all'inizio, ma una volta che ti è entrato in testa è perfetto per le vostre campagne narrative su Armageddon. Tutto questo sembra sicuramente complicato, ma all'interno di quello che sono le carte sono presenti tutti i punti fondamentali che vi permettono di portare avanti la campagna turno dopo turno e fase dopo fase. Io sono molto interessato a questo mazzo, ma principalmente per il fatto che questo mazzo vi permette di creare veramente delle campagne narrative, quelle che Warhammer aveva promesso quando ha rivelato l'11ª edizione. E sono molto soddisfatto da quello che vedo, perché questo vuol dire che nel futuro di pubblicazioni potremo vedere tantissime campagne a mazzo, singole, create in questo modo, che ci permetterà di approfondire e evolvere quello che è l'ambientazione di Warhammer 40.000, ma soprattutto viverla, perché è quello che serve per creare un wargame narrativo e non solo. Vivere delle campagne, vivere delle avventure, vivere delle campagne militari vere, ambientate nei singoli giochi che andiamo a selezionare. E questo mazzo serve e funziona per arrivare a questo scopo. Quindi con questo caldo, con questa afa, con questo sudore, io vi dico che il mazzo Dominatus funziona. È il metodo giusto per creare delle partite narrative e delle campagne narrative. Può essere giocato da praticamente un giocatore per fazione fino a 2, 4, 8, 10, tutti i giocatori che volete, perché andate volta per volta a creare la vostra storia personalizzata. Voi lo avete provato? Fatemi sapere nei commenti se l'avete già provato o se avete intenzione di farlo a breve, perché io ho tanta voglia di farlo a breve. Noi ringraziamo nuovamente XX Miglia per averci consegnato la scatola base con all'interno il mazzo Dominatus. State pronti per vedere la recensione del Capitulum a prova vita e il funzionamento di quello che è il mazzo per giocare le partite bilanciate di Warhammer 40.000 e con questo sudore in corpo io vi ricordo di iscrivervi per rimanere sempre aggiornati su Wargame in Italia, perché solo insieme possiamo far crescere questo fantastico hobby.